Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come unendo due piante grasse completamente diverse tra di loro alla fine si possa ottenere questo, ovvero un innesto che esteticamente è davvero molto bello. Provate a rifare ciò che vi mostro nel video, perché sono certo che se lo farete alla fine sarete contenti del risultato che otterrete. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi una pianta grassa che funga da base. Insomma, davvero è proprio portainnesto per l'esperimento. Non ci sono grandi caratteristiche o comunque attenzioni che occorre rispettare quando la si sceglie, se non una, a livello puramente estetico, ovvero che mantenga delle proporzioni tra altezza e base. Questa è veramente l'ideale per poter ottenere esteticamente un buon risultato, quindi un'altezza di circa 25 cm e una base di 5, con una base della pianta quadrata. È davvero importante che nel momento in cui sceglierete la pianta questa vi piaccia sin da subito, perché il suo aspetto, una volta che inizierà l'esperimento, praticamente non cambierà più, se non leggermente nella larghezza della base, ma in altezza non crescerà più neanche di 1 centimetro, perché se lo dovesse fare vuol dire che c'è qualcosa che sta andando nel verso che sicuramente non è quello giusto. Trovato il portainnesto, procurarsi 4 foglioline di natalina che siano integre ma soprattutto sane. Questo significa che non devono presentare rotture, e in questo caso sono assolutamente perfette, ma soprattutto non devono essere intaccate da funghi, muffe o batteri. Ottenuta la fogliolina, questa andrà preparata per essere inserita nel portainnesto e farlo è davvero molto semplice. Bisognerà creare una parte viva nella parte basale della foglia in modo che proprio da lì ci sia poi il passaggio di linfa tra il portainnesto e la fogliolina, in modo che poi appunto questa possa crescere. Quindi semplicemente prendere il taglierino, mi raccomando sempre sterilizzato, ed andare a fare questa operazione. Spellare nella parte inferiore la foglia, così. Lo fate sia da una parte che dall'altra, quindi sempre facendo molta attenzione, togliere soltanto la pellicina. Ecco qua. In questa maniera. E questo è il risultato. Sarà proprio in questi punti che appunto ci sarà il passaggio di linfa che permetterà alla fogliolina nuova di crescere ed attecchire. Come accennavo prima, la caratteristica principale del portainnesto è che una volta iniziato l'esperimento, questo in altezza non cresca più. Per evitare che ciò avvenga basterà semplicemente cimarlo in punta, proprio qui. Cimare questa pianta è davvero molto semplice, basterà procurarsi un taglierino, mi raccomando prima di utilizzarlo dovrà essere sterilizzato, quindi con un po' d'alcol o un po' di candeggina, dopodiché andare e tagliare semplicemente l'anima in questo modo. Quindi tirare via la punta, niente di più. In questo caso uscirà, come in questo caso sta uscendo del latte, ma non vi preoccupate, nel giro di poco si cicatrizzerà e potrete continuare con le operazioni. Qui c'è la punta che ho tirato via, quella che in teoria avrebbe permesso alla pianta di continuare a crescere, e qui c'è ciò che abbiamo ottenuto, quindi una pianta che non dovrebbe più crescere in altezza. Prendere un cotton fioc e semplicemente tirar via il lattice in eccesso, così si asciugherà molto prima. È un'operazione davvero molto rapida. Trascorsi pochi minuti questo si asciugherà e il punto nel quale è avvenuto il taglio si cicatrizzerà completamente. Trovata la base e le foglioline non resterà che unirle, quindi letteralmente inserendo questo all'interno del portainnesto, e quando lo farete la parte nel quale dovrà avvenire l'inserimento sarà nella parte apicale del portainnesto, proprio qui. Occorrerà quindi, al fine di inserire le foglioline, creare dei tagli all'interno del portainnesto, partendo dall'apice, scendendo di circa 5 cm e facendo un taglio in diagonale in questa maniera. Circa 1,5 cm di profondità. Ed il taglio è avvenuto. Non vi preoccupate del lattice perché è una cosa assolutamente normale. Fate in praticamente tutte le facce della pianta, alla stessa altezza, dei tagli. Fatti esattamente allo stesso modo, così. Inserire la fogliolina all'interno dei tagli creati è davvero molto semplice, basterà semplicemente spostare le alette del taglio, guardate, in questa maniera, così, e spingere letteralmente la fogliolina all'interno, così. È importantissimo che i punti di taglio della fogliolina vadano a coincidere con i punti di taglio del portainnesto, perché sarà proprio grazie alla giunzione di questi due punti di taglio che avverrà il passaggio di linfa. Se non avverrà questo passaggio, quindi se la pianta che va a ricevere insomma la fogliolina non riuscirà a passare la sua linfa alla fogliolina che avete messo, questa non potrà essere nutrita e quindi morirà.
Quindi mi raccomando, è tassativo che in questo passaggio, che è il più importante di tutto l'esperimento, stiate attenti a questa cosa. Al fine di aumentare notevolmente la possibilità di attecchimento della fogliolina sull'innesto, si può cicatrizzare semplicemente con della supercolla il punto di contatto. In questo modo si cauterizzerà letteralmente e unirà la parte ricevente con quella donatrice. Semplicemente un filino, sia sopra che sotto, in entrambi i lati, quindi in tutti i punti di taglio. E ripetere la stessa operazione per tutti e 4 i tagli fatti. Utilizzare la colla non solo vi permetterà di unire le parti, ma creerà una vera e propria barriera contro gli attacchi di funghi, muffe o batteri. Inserite le foglioline, questo è ciò che si è ottenuto. Provo a cambiare inquadratura sperando di riuscire a mostrarvi meglio quale sia l'effettivo risultato. Trascorsi all'incirca 5 mesi dall'inizio dell'esperimento, così è come appare la pianta. Quindi le 4 foglioline che abbiamo inserito all'interno del portainnesto sono ancora tutte vitali, ma non solo, addirittura 2 di queste hanno iniziato a generare all'apice altre foglioline nuove. Qui ce n'è una e qui c'è l'altra, quindi si può dire che almeno sinora il successo è del 100%. Queste che sono quelle nuove sono ancora piccine, però assolutamente sane, e queste altre invece ancora non hanno generato nulla, ma a breve si spera che lo faranno. Riprendendo il tutto, dopo circa 30 giorni si può notare che anche le altre 2 foglioline che non avevano ancora prodotto all'apice nulla, adesso hanno iniziato a far nascere delle piccole foglioline, sono davvero piccine, ma queste cresceranno e diventeranno esattamente come le altre. E dopo 8 mesi, su tutte le foglioline che abbiamo inserito sono nate e si sono sviluppate delle foglioline nuove, e su queste addirittura dei boccioli. Eccoli qui. Provo a mostrarvi meglio come appaia il bocciolo nella prima fase di vita. Trascorso all'incirca un anno, così è come appare la pianta. Considerate che è davvero un ottimo risultato. Infatti il 100% delle foglioline che abbiamo messo all'interno, quindi 4 su 4, hanno attecchito e godono di ottima salute proprio perché tutte hanno creato all'apice un fiore. Questo è proprio il sinonimo che la pianta gode di ottima salute. Esteticamente già adesso è davvero molto apprezzabile, ma considerate che col passare del tempo questi pseudorametti creati dalle foglie diventeranno sempre più rigogliosi proprio perché si creeranno altre foglie e di conseguenza altri fiori. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategli anche un'occhiata. E poi altro favore che vi chiedo è condivideteli i video, perché in questo modo mi aiuterete anche a fare crescere il canale. E ringraziandovi in anticipo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.